Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo di nuovo qua per parlare di EgoPower. Ho praticamente recensito e testato quasi tutti i prodotti della loro gamma, quantomeno quelli che fanno al caso mio e che posso utilizzare qui in alpeggio. Oggi abbiamo altri due prodotti interessanti ed utili per questo contesto che andremo a testare. Abbiamo la tripla lama che serve per tagliare rovi, erbacce e piccoli arbusti, insomma cose un pochino più grosse, sempre utilizzando il multifunzione che abbiamo già avuto modo di recensire come decespugliatore, come potatore e così via. E poi abbiamo anche il coltivatore. Sono due accessori interessanti. Oggi andremo sicuramente ad utilizzare come si deve la tripla lama perché devo tirar via un po' di roba un po' grossa, fare un po' di pulizia e quindi sicuramente andremo a testarlo su delle ginestre e anche a vedere se sarà in grado di tagliare in modo soddisfacente anche i polloni che ricrescono dalle ceppaie dei castagni tagliati. Col coltivatore invece andremo a fare più un test sperimentale, in quanto al momento non ho ancora intenzione di fare un orto, di coltivare qualcosa, però sono molto curioso di vedere come sarà in grado di rigirare il terreno e sicuramente questo sarà un accessorio che mi tornerà molto utile per il futuro, quando finalmente riuscirò anche a mettere giù qualche vegetale e a coltivare qualcosina. Su questi accessori non c'è moltissimo da dire, sono molto semplici. La tripla lama a me è arrivata così, con tutto il supporto, molto comodo perché possiamo intercambiare quindi decespugliatore con tripla lama in modo rapidissimo. Sono presenti due protezioni, questa superiore per evitare che ci possa finire addosso del materiale, magari delle pietre lanciate dalla lama, e anche questa protezione proprio per la lama. La lama dopo un po' di utilizzo ovviamente andrà riaffilata. La qualità come sempre è quella di EgoPower, quindi mi sembra decisamente elevata. Il coltivatore è questo sistema che presenta queste, non saprei esattamente come definirle, ma sono delle specie di ganasce dentate, delle sorte di piccole zappettine rotanti che per l'appunto ci permetteranno di scavare il terreno fino a una profondità anche di 20 cm, quindi non proprio poco. Ovviamente varia molto in base alle condizioni del terreno, in base alla quantità di pietre che avremo. Il resto dell'attrezzatura è quella che già conoscete, le batterie di EgoPower da 56 volt che sono ad altissime performance, il multifunzione. E adesso vedremo anche se utilizzare lo zainetto per alleggerire il carico sul multifunzione. Comunque adesso andiamo a fare un test sul campo e vediamo un pochino come si comporteranno questi attrezzi. Ok, andiamo a preparare i nostri strumenti. Utilizzerò lo zainetto, quindi andiamo a inserire la batteria sullo zainetto. Poi la lama sul multifunzione, sono ovviamente tutte operazioni davvero molto semplici. Una volta agganciato stringiamo con la sua manopolina, indossiamo lo zainetto e andiamo a fare un po' di tagli. Ok, proviamo a fare i primi tagli su questa ceppaia. Utilizziamo sempre le protezioni. Ok, procediamo col primo taglio.
Sta tagliando molto bene, la lama non vibra per niente e si riesce a tagliare anche roba decisamente grossina. Qui abbiamo una ceppaia ancora un pochino più fitta. Guardate qua che belle ginestre. Beh, diciamo che se siamo riusciti a pulire i polloni dei castagni non dovremmo avere nessun problema con le ginestre. Comunque, vediamo un po'. Ho terminato di fare un po' di pulizia, devo dire che ha cambiato decisamente aspetto rispetto a prima. Era una cosa ovviamente da fare perché se lasciamo crescere i castagni nel giro di 2 o 3 anni me li ritrovo a soffocarmi di nuovo. La lama si è comportata benissimo, come vi dicevo è ben bilanciata, quindi anche durante l'utilizzo non ci sono vibrazioni. Ho tagliato arbusti anche parecchio grossi, roba di questo tipo, sulle ginestre va che è una bellezza, quindi diciamo che per questo genere di lavori di pulizia d'alpeggio è perfetto e va benissimo. Ho utilizzato una batteria per completare, ho inserito la seconda batteria che ho, nel frattempo l'altra a caricare. Vi ricordo che per caricarsi ci mettono comunque pochissimo, il tempo di una pausa, e con la seconda batteria ho fatto delle piccole rifiniture comunque. Il grosso è stato fatto con una batteria. Ora andiamo a provare il coltivatore. Allora, andiamo a fare anche il test del coltivatore. Allora, come prime impressioni vi posso dire che tra i vari elettroutensili, i vari strumenti che potete utilizzare col multifunzione, questo è quello un pochino più pesante, sempre decisamente leggero, ma rispetto agli altri un pochino più pesante, quindi per questo in particolare vi suggerisco l'utilizzo dello zainetto magari. Sono indicate la destra e la sinistra da un lato e dall'altro, quindi c'è un senso di utilizzo. Adesso proviamo a girare un pochino di terra, vediamo un attimino come funziona. Mai usato uno strumento così.
devo dire che sta rigirando il terreno in modo molto efficace. Considerate che qua oltretutto il terreno è molto duro, ci sono molte rocce sotto, eppure sta lavorando molto bene. Ed anche oggi siamo giunti alla conclusione di questo video. Alle mie spalle potete vedere questo piccolo pezzo di terra rigirata, fatica zero, è stata un'operazione rapidissima, sicuramente uno strumento che utilizzerò per quando avrò modo di fare degli orticelli qui in baita, idea che ho in testa già da un po' di tempo ma non sto ancora realizzando, anche perché purtroppo la siccità continua ad imperversare, quindi complica ulteriormente le cose. Comunque, come tutti gli altri elettroutensili di EcoPower testati fino ad oggi, si sono dimostrati affidabili e di qualità. Vi posso dare anche un'opinione un pochino più a lungo termine, perché adesso li sto utilizzando da diverso tempo. Sull'affidabilità non ho nulla da dire, sono affidabilissimi, non mi hanno mai dato alcun tipo di problema, la qualità è altrettanto elevata, sono esattamente come nuovi, nonostante i vari utilizzi e i vari maltrattamenti, quindi assolutamente promossi sotto tutti i punti di vista, anche per l'autonomia della batteria che è sufficiente nel mio caso per i lavori che faccio qui. Un altro utilizzo interessante che adesso andrò a testare e vi farò sapere prossimamente come sarà andato, potrebbe essere quello di utilizzare il coltivatore anche per tracciare i sentieri, cioè per scavare la traccia dei sentieri o per allargare il sentiero. È una prova che adesso andrò a fare sul sentiero che viene alla baita, proverò un pochino ad allargarlo e secondo me si può prestare bene anche a questo utilizzo. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione del sito di EcoPower, dove potrete trovare tutte le informazioni sui loro prodotti. Se avete acquistato un elettroutensile EcoPower fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere un pochino la vostra opinione. Direi che ci possiamo salutare qui, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento se vi va. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Luca, ciao a tutti.